Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Bob, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare dei social media. Tu li usi? Sì, uso i social media. Uso Facebook, Instagram e a volte Twitter. E tu? Uso molto Facebook e Instagram. Uso anche Twitter e Snapchat. Mi piace condividere foto e chiacchierare con i miei amici. È interessante. A me piace usare Instagram per vedere foto e video. Mi piace anche seguire le mie celebrità preferite. Anch'io seguo alcune celebrità. Mi piacciono i loro post e commenti. È divertente vedere cosa fanno ogni giorno. Sì, è vero. I social media rendono facile rimanere in contatto con gli amici e imparare cose nuove. Sono d'accordo. Controllo spesso il mio Facebook per vedere che cosa fanno i miei vecchi amici di scuola. Mi fa sentire connessa. Anche io mi sento allo stesso modo. A volte uso Facebook per organizzare eventi e invitare amici. È davvero utile. Usate i social media per le notizie? A volte sì. Seguo alcune pagine di notizie su Twitter. Mi piace leggere brevi aggiornamenti. Anch'io uso Instagram per le notizie. Seguo un account di notizie che pubblica storie e fatti interessanti. È una buona idea. Mi piace ricevere notizie rapidamente e i social media lo rendono facile. Ma a volte penso che i social media possano essere troppo. Passo molto tempo a scorrere il mio feed. Anche io la penso così. A volte perdo la cognizione del tempo quando controllo il mio telefono. Sì, cerco di limitare il mio tempo davanti allo schermo. Imposto una sveglia per ricordarmi di fare una pausa. È una buona abitudine. Cerco anche di trascorrere più tempo all'aperto e meno sul telefono. Sono d'accordo. È importante bilanciare l'uso dei social media con le attività nella vita reale. Ti capita mai di sentire che i social media ti fanno confrontare con gli altri? Sì, a volte vedo la foto perfetta di un amico e mi sento come se la mia vita non fosse all'altezza. Anche a me succede a volte. Ma mi ricordo che molte foto sono ritoccate e non rappresentano la vita reale. È vero, cerco di ricordare che tutti hanno giorni buoni e giorni meno buoni. È importante essere gentili con noi stessi e non giudicare basandoci sui social media. Uso anche i social media per imparare cose nuove. Seguo account riguardanti arte, musica e viaggi. Mi piace questa idea. Seguo alcune pagine educative su Instagram. Imparo nuove parole e fatti interessanti. I social media possono essere un buon strumento per apprendere se li usiamo saggiamente. Sì, tutto dipende da come li utilizziamo. Possiamo scegliere di seguire account positivi e informativi. Cerco sempre di disfollower gli account che mi fanno sentire negativa. Voglio che il mio feed sia felice e ispiratore. È una buona strategia. Controllo anche le mie impostazioni per vedere quanto tempo passo su ciascuna app. È bello sapere che possiamo controllare il nostro uso dei social media. Mi aiuta a mantenere l'equilibrio. Usate i social media per pianificare eventi con i tuoi amici. Sì, lo faccio. Uso spesso Facebook per creare eventi e invitare i miei amici a feste o incontri. Uso anche quella funzione.
È molto facile vedere chi partecipa e chiacchierare con loro. Mi piace poter vedere le foto dell'evento in seguito. Mi fa sentire parte di una comunità. I social media ci aiutano davvero a restare connessi, soprattutto quando siamo impegnati. Mi piace anche usare le storie di Instagram per condividere cosa ho fatto durante la giornata. È divertente e informale. Sì, mi piace guardare le storie dei miei amici. È come una piccola finestra sulla loro vita. A volte faccio anche domande nelle mie storie e ricevo risposte rapide. È un bel modo di interagire. Anche a me piace. Rende i social media più personali. Ti unisci mai a gruppi su Facebook? Sì, sono membro di alcuni gruppi sulla musica e sui film. Mi piace condividere le mie opinioni e vedere cosa ne pensano gli altri. Io ho unito un gruppo di cucina su Facebook. Imparo nuove ricette e condivido le mie idee. Suona divertente. È fantastico far parte di un gruppo con interessi simili. Sento che i gruppi sui social media mi aiutano a fare nuove amicizie. Anche se non ci siamo incontrati di persona, condividiamo un hobby comune. Sono d'accordo. È bello connettersi con persone di posti diversi. A volte incontro anche alcuni amici di un gruppo. È emozionante fare nuove conoscenze. Sì, i social media possono aiutarci ad ampliare il nostro cerchio sociale. Usate i social media per il lavoro o per gli studi? A volte sì. Seguo alcuni account professionali su LinkedIn. Imparo sulle nuove opportunità di lavoro e sui consigli per la carriera. Uso anche LinkedIn. È un buon modo per connettermi con persone nel mio settore. Partecipo anche a webinar e workshop online tramite i social media. Imparo nuove competenze e idee. È molto utile. I social media possono aiutarci a crescere nelle nostre carriere se li usiamo saggiamente. Cerco di controllare regolarmente il mio profilo LinkedIn. Mi aiuta a rimanere aggiornato sulle opportunità di lavoro. Faccio lo stesso. Seguo anche alcune pagine motivazionali per ispirarmi. È bello vedere messaggi positivi, mi aiutano a rimanere motivato. Ti senti mai sopraffatto da troppe informazioni sui social media? Sì, a volte vedo così tanti post che mi sento confuso. Ho bisogno di una pausa. Anche io mi sento così. Quando passo troppo tempo sui social media, a volte mi sento stanca. Cerco di disconnettermi per un po' e fare qualcos'altro, come leggere o fare una passeggiata. È una buona idea. Prendere delle pause è importante per mantenere la mente lucida. Disattivo anche le notifiche a volte. Mi aiuta a concentrarmi su altre attività. Lo faccio anch'io. Rende la mia giornata meno stressante. In generale, penso che i social media siano uno strumento utile se li usiamo con attenzione. Sono d'accordo. Ci aiutano a connetterci con gli amici, a imparare cose nuove e a condividere la nostra vita. Ma dobbiamo essere consapevoli del nostro tempo davanti allo schermo e della qualità dei contenuti che vediamo. Sì, è importante seguire account positivi e evitare notizie negative. Controllo sempre le mie impostazioni per vedere quanto tempo passo su ciascuna app. Mi aiuta a bilanciare la mia giornata. È una buona abitudine. Pianifico la mia giornata in modo da avere tempo per i social media e per altre attività. Imposto anche un limite giornaliero per me stessa. Mi aiuta a utilizzare il mio tempo in modo saggio. Hai qualche app di social media preferita? Mi piace molto Instagram per le foto e le storie. Uso anche Facebook per rimanere in contatto con gli amici.
Anche a me piace Instagram, ma uso anche Twitter per gli aggiornamenti di notizie brevi. Lo trovo molto veloce e facile da leggere. Sì, Twitter è buono per le notizie. A volte lo controllo al mattino per vedere cosa succede nel mondo. Mi piace anche Snapchat per foto divertenti. È diverso dalle altre app perché le foto scompaiono. È vero, Snapchat è più informale e giocoso. Penso che ogni app abbia il suo utilizzo. Possiamo scegliere quella che si adatta al nostro umore. Sono d'accordo. È divertente usare diverse app per motivi diversi. Pensi di continuare a usare i social media in futuro? Sì, penso di sì. Mi piace rimanere in contatto con gli amici e imparare cose nuove, ma voglio usarli con più attenzione. La penso allo stesso modo. Voglio usare i social media per connettermi con le persone, ma voglio anche trascorrere più tempo nella vita reale. È un buon piano. Possiamo usare i social media come uno strumento, senza lasciarci controllare dal tempo. Esatto. Si tratta di equilibrio. Sono contenta che abbiamo parlato dei social media oggi. Mi aiuta a riflettere su come utilizzo il mio tempo. Sono felice di condividere le mie idee con te. È importante discutere di queste cose con gli amici. Sì, parlare delle nostre abitudini può aiutarci a migliorare. Cercherò di usare i social media in modo più saggio dopo la nostra conversazione. Farò lo stesso. Possiamo ricordarci a vicenda di fare pause e seguire account positivi. È un'ottima idea. Possiamo anche controllare come stiamo una volta alla settimana. Mi piace questo piano. Ci aiuterà a rimanere consapevoli del nostro tempo davanti allo schermo. Grazie Bob per questa bella conversazione. Ho imparato molto sui social media e su come usarli meglio. Grazie Alice, ho apprezzato molto il nostro dialogo. È sempre bello condividere idee con un amico. Ci vediamo la prossima volta. Forse possiamo parlare dei nostri app preferiti in modo più dettagliato. Mi sembra un buon piano. Non vedo l'ora. Buona giornata, Bob, e ricorda di controllare il tuo tempo davanti allo schermo oggi. Lo farò, Alice. Buona giornata. A presto. Stai. Stai. Dove stai adesso? Stai bene oggi. Perché non stai venendo? Social. Social. L'attività sociale è importante per la comunità. Le persone amano partecipare a eventi sociali. Il networking è fondamentale per il successo sociale. Media. Media. I media influenzano le opinioni. Le notizie sui media cambiano rapidamente. Molti giovani usano i media sociali. Condividere. Condividere. È bello condividere i tuoi pensieri. Dobbiamo condividere le nostre risorse. Voglio condividere questa esperienza con te. Celebrità. Celebrità. La celebrità è molto famosa. Ho visto una celebrità al ristorante. La celebrità ha un grande seguito sui social media. Interessante. Interessante. Questo libro è molto interessante. Ho trovato un film interessante da vedere. Le sue idee sono davvero interessanti. Connessa. Connessa. La rete è connessa. La mia casa è connessa a internet.
Siamo connessa con molti amici. Utili. Utili. Gli utili sono importanti per la crescita dell'azienda. Abbiamo ricevuto utili significativi quest'anno. Il manager ha spiegato come utilizzare gli utili in modo efficace. Notizie. Notizie. Le notizie sono importanti per rimanere informati. Ho ricevuto notizie interessanti oggi. Le notizie vengono trasmesse ogni sera. Informazioni. Informazioni. Le informazioni sono importanti per prendere decisioni. Puoi trovare le informazioni sul sito web. Ho bisogno di più informazioni per completare il progetto. Confrontare. Confrontare. È importante confrontare le opinioni diverse. Dobbiamo confrontare i risultati per capire meglio. Non aver paura di confrontare le tue idee con gli altri. Sopraffatto. Sopraffatto. Mi sento sopraffatto dalle emozioni. Il lavoro mi ha lasciato sopraffatto. Era sopraffatto dalla paura durante il film. Attività. Attività. L'attività è molto interessante. Oggi ho un'attività da completare. L'attività fisica è importante per la salute. Competenze. Competenze. Le competenze sono importanti nel lavoro. Ogni persona ha diverse competenze da offrire. Le competenze possono essere migliorate con la pratica. Ricette. Ricette. Le ricette sono molto utili in cucina. Mi piacciono le ricette semplici e veloci. Ho trovato molte ricette online. Strategia. Strategia. La strategia è importante per vincere. Dobbiamo sviluppare una nuova strategia. La strategia del gioco è molto interessante. Consapevoli. Consapevoli. Siamo consapevoli dei nostri errori. Le persone devono essere consapevoli delle conseguenze. Essere consapevoli è il primo passo verso il cambiamento. Equilibrio. Equilibrio. L'equilibrio è importante per una vita sana. Dobbiamo trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. L'equilibrio della bilancia è corretto. Abitudini. Abitudini. Le abitudini possono essere difficili da cambiare. Alcune abitudini sono positive per la salute. È importante riconoscere le proprie abitudini. Dialogo. Dialogo. Il dialogo è importante nella comunicazione. Abbiamo avuto un dialogo interessante ieri. Il dialogo tra i personaggi è molto coinvolgente. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.